Beh, contrariamente a quello che dicevano le previsioni, un minimo il cielo si vede oggi. Però io ragazzi partirò un po' più tardi perché oggi vado a Sigtuna, che è un paesino che c'è a una mezz'ora da qua. Siccome ci vuole poco per arrivarci e poco per visitarlo, aspetto magari le ore un po' più calde, se si può dire così. Quindi adesso sistemo 2 o 3 cose qua in casa e dopo usciamo. Che comunque, visto che a questo punto la giornata è così, sfruttiamola. Quindi ennesimo biglietto dell'autobus e via direzione Sigtuna, per intenderci a circa 3/4 d'ora da Stoccolma, vicino all'aeroporto. Sigtuna dovrebbe essere la città più antica di Svezia, fondata nel 980 d.C., che ad oggi non ha chissà quale importanza, ma nel Medioevo era il centro politico e religioso della Svezia, insomma carichi duri. Qui è dove hanno coniato le prime monete svedesi e dove ad oggi potete trovare il municipio più piccolo di Svezia, che sì, è proprio questo che state vedendo. Sono arrivato a Sigtuna, molto caratteristico, con un sacco di casette colorate che spero di farvi apprezzare, e adesso c'è un freddo allucinante, infatti penso che mi aggiungerò uno strato addosso perché c'è proprio tanto freddo. Boia. La via dove stavo camminando invece è Stora Gottan, che però non si pronuncia così, ma Stora Gatan. ed è la via principale risalente al Medioevo con le botteghe e le attività storiche, e sì, in effetti era parecchio caratteristica. Questa è la zona del porto, che però ovviamente adesso non ha barche, le hanno tirate praticamente su tutte perché ovviamente a breve inizierà a ghiacciare l'acqua, a venire della neve, e quindi per proteggerle vengono tirate fuori dall'acqua. Infatti è molto strano, mi diceva Gabri, che è un novembre abbastanza caldo ancora questo, quindi non c'è ghiaccio, ma solitamente in questo periodo iniziano già a arrivare le prime ghiacciate, le prime brinate, cioè c'è già il panorama tutto bianchino. Quindi da una parte sono stato fortunato, dall'altra insomma c'è questo surriscaldamento globale, colpisce proprio dappertutto, non c'è verso. E finalmente ho visto anche qualcosa risalente all'epoca vichinga, perché questi resti di questa chiesa sono tra i resti più antichi che ci sono in Svezia, uno dei siti insomma più antichi che ci sono in Svezia, e risale appunto all'ultima epoca vichinga dell'undicesimo secolo, quindi dai, finalmente ho visto qualcosa di vichingo, a parte che è tenuto molto bene, molto suggestivo. E poi la figata è che dietro c'è una scuola, presumo, e ci sono i bambini che stanno facendo ricreazione, e ce n'erano un po' anche lì che scorrastavano liberi, non sono confinati come a scuola da noi. Bene, allora, dato che è arrivata l'ora di pranzo, io adesso vado a cercare un locale che mi ha consigliato Gabri, dove fanno un piatto tipico di qua, che è il sandwich con i gamberi. E allora, se mi seguite da un po', secondo voi io mi posso esimere dall'andare a provare qualcosa di tipico, ma soprattutto mi posso esimere dall'andare a mangiare? No, adesso so già che un sandwich mi costerà come una fiorentina da noi, però vabbè, non è un problema. Il posto in questione è il Tante Brun Kaffeestuga, un locale del 1600 dove poter mangiare e fare fica, e la cosa bella è che è rimasto come all'epoca, perfino le cameriere sono vestite a tema, una figata pazzesca. Comunque sì, non è un sandwich con i gamberi, sono tanti gamberi con un po' di pane sotto, è buonissimo. Cioè, guarda la quantità, lo strato di gambero che c'è. No. Io lo so che volete sapere quanto ho speso. Il sandwich, un bicchiere d'acqua, un canelbuller, caffè, 26 euro, ma ne sono valsi assolutamente la pena. Bene, allora adesso vado a fare un salto a casa, cioè torno a Uppsala, ma visto che sono in bus volevo farvi vedere che qua sugli autobus ci sono le predisposizioni per attaccare qualsiasi dispositivo con i cavi USB straorganizzati, e fra l'altro anche l'app che si può usare per prendere i biglietti
per girare sui mezzi pubblici è fighissima, perché ti fa vedere che strada devi fare per arrivare alla fermata, ti fa vedere l'autobus localizzato col GPS dov'è e quanto manca prima che arrivi. Veramente super efficienti. Anche quelli costano un po' rispetto ai costi che hanno da noi, però veramente fatto bene. Bene, allora finché c'è luce mi avvio verso il supermercato, così intanto che prendo 2 cose per Gabri. Vado anche nel negozio dove c'è la roba di seconda mano che ho visto l'altro giorno, ho visto che ci sono delle cose stupide che non costano niente, quindi vado a vedere se c'è qualcosa di interessante da comprare e provo anche a farvelo vedere. E comunque io, raga, con queste casette rosse sto smattando, cioè sono troppo belle, sembrano finte, sono giù di cranio per delle case. Vabbè, arrivato, come potete vedere c'è di tutto, oggettistica, qui c'è dell'abbigliamento, uomo, donna, bambino, un sacco di cose, adesso inizio a spulciarle. Niente raga, mi se ne è fallita, non ho trovato niente interessante, quello che ho visto l'altro giorno è già venuto tutto, vado a fare la spesa Bad luck, bad day, what should I do? Bad luck, bad day, what should I do? Bene, io ragazzi vi saluto, che stasera ci prendiamo un po' di privacy io e Gabri, o meglio, forse prepariamo un video un po' particolare, ma non farà parte di questa giornata. Intanto mi sgranocchio questo pluppi e ci vediamo domani, ciao! Bad luck, bad day. Ciao biondo, buon lavoro, ci vediamo stasera. Stai facendo un video? Sì. Perché fai video mentre sto andando a lavorare? Perché ti saluto. Ciao bello, Mi raccomando, fai il bravo, sono sempre bravo, lavora per la comunità. lavoro sempre per la comunità. C'è il freddo. C'è Frostino. C'è Frostino? A dopo. Hola. Beh, io direi che con questo bel cielo grigio l'unica cosa da fare adesso è andare a farsi una corsetta. Già. Andiamo. Distanza 6 km. Passo medio 6 minuti 8 secondi per chilometro. Bene, quindi oggi 11 km a un ritmo migliore rispetto all'altro giorno, però è anche vero che oggi non era proprio un vero e proprio trail, c'erano tantissime parti di ciclabile o passerella, però sempre figo. Poi quando becchi gli scoiattoli che ti sguillano in mezzo al tracciato, tanta roba. Adesso a casa, doccia, poi penso che mangerò presto, perché dopo vorrei andare a vedere dei resti di un cimitero o comunque un luogo di sepoltura vichingo, quindi sfrutto le ore di luce e anticipo la magnata.
Bene, allora diciamo che tutti i miei buoni propositi di stare fuori il più tempo possibile con la luce sono andati a farsi benedire, perché ho fatto un madornale errore di mangiare, mettermi un attimo sul divano e mi sono addormentato. Quindi niente, adesso sono le 2:40, quindi vuol dire che ho poco tempo a disposizione, diciamo, con la luce. Però sono arrivato dove ci sono i tumuli che vi dicevo prima e adesso andiamo a vederli. Tra l'altro ho letto un po' di robette su internet e provo a dire anche a voi qualcosa di interessante. Allora, praticamente sono tumuli risalenti al V e VI secolo e per tantissimo tempo non si è saputo esattamente cosa fossero. Qualcuno pensava che fossero le divinità, quindi Thor, Odino, Freya e via dicendo. Qualcuno pensava che fossero cimiteri di re e altri invece pensavano semplicemente che fossero cumuli di terra, molto banalmente. Ma poi nel 1800 re Carlo XV decise di fare dei lavori per scoprire cosa fossero realmente questi tumuli e inizialmente trovarono effettivamente dei resti di qualche sepoltura, poca roba però, quindi si pensava fossero tombe di gente comune. Poi più avanti furono fatti altri scavi ancora e si scoprirono invece resti più importanti, tra cui armature e altri oggetti di valore, e quindi si capì che sono tumuli appunto di famiglie benestanti o magari anche di reali di quell'epoca, e fino a diverso tempo fa ci si poteva camminare anche sopra, ma poi hanno delimitato gli spazi in cui potersi muovere perché si era rovinato completamente, si stavano erodendo, e quindi adesso ci sono queste passerelle dove poter passare e rimarranno così fino a quando, diciamo, non ricrescerà totalmente l'erba. E comunque sì, adesso non abituatevi troppo a questa versione Alberto Angela con spiegazioni di luoghi storici e tutto, perché proprio non è da me, solo che mi ero giustamente informato anch'io, visto che venivo a vederli, ero curioso di così erano, ma mai più Ok, direi che le cose salienti le abbiamo viste. Io adesso, ragazzi, torno ad Uppsala e vado a fare fica in un qualche locale al caldo perché c'è un freddo oggi che non ne avete un'idea. Comunque questa chiesona qua, tanta roba, tanta roba. Beh, diciamo che fare la vita da nomade digitale / editor in un locale pubblico vi ci devo ancora abituare, Bene, anche questa giornata giunge al termine, io sono quasi a casa. Ragazzi, anche per stasera mi dispiace, ma lascio videocamere spente perché comunque ci sta. Ogni tanto ci sta. Noi ci vediamo domani con l'ultima giornata, che se tutto va bene vado a vedere un bivacco, che poi è quello che vi ho già fatto vedere quando siamo andati a fare la prima sessione di trail. E niente, a domani, ciao raga.